La giornata mondiale della fibromialgia è un'occasione per puntare l'attenzione su una patologia che non sempre viene riconosciuta ma che provoca dolori cronici invalidanti. Come riconoscerla ed affrontarla? La fibromialgia viene considerata una forma di sensibilizzazione del sistema nervoso centrale, quindi conseguente ad un'alterazione dei meccanismi di controllo del dolore, ma di fatto è una sindrome reumatica della quale non si riescono a capire cause e conseguenze. I sintomi sono fortemente invalidanti e comprendono affaticamento a disturbi del sonno, disfunzioni cognitive, come ad esempio il deficit di attenzione, di memoria o di concentrazione, alterazioni dell'umore, quali ansia e depressione, e sintomi neurovegetativi, tra cui emicrania, dolore e crampi addominali. A far riflettere anche la lunghezza della diagnosi, complessa e incerta. Per una persona affetta da fibromialgia trascorrono in media più di 2 anni prima dell'arrivo della diagnosi, dopo essersi sottoposto almeno a 3 differenti visite specialistiche e diversi esami, ha fatto notare il direttore di reumatologia della ASL Toscana Sud-Est Ferruccio Rosati. In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, esperti e pazienti hanno cercato di puntare l'attenzione su questa condizione che spesso viene accompagnata da dubbi, pregiudizi e trattamenti poco mirati. Lo specialista di riferimento solitamente è il reumatologo e può avvalersi del supporto del fisiatra, del fisioterapista, dell'algologo, del neurologo, dello psicologo, dello psichiatra. I trattamenti hanno lo scopo di ridurre i principali sintomi, ovvero fondamentalmente il dolore cronico diffuso e tutte le sue conseguenze. Meno importante, si desidera educare il paziente in merito alla malattia e supportarlo sia a livello fisico che psicologico. I principali campanelli d'allarme sono proprio i dolori. Questi si manifestano nei muscoli, nei legamenti e nei tendini, ma non vengono accompagnati da alcuna evidenza di infiammazione. La categoria più a rischio è quella delle donne adulte e purtroppo è più frequente di quanto si possa credere, visto che rappresenta il 12-20% delle malattie reumatiche. Il primo ad accorgersi della fibromialgia dovrebbe essere il medico di medicina generale.